Ciao a tutti e bentornati al podcast. Sono Ben, il vostro host, e oggi parliamo di qualcosa di meraviglioso, viaggiare in Italia. Ma non come turisti qualsiasi, come persone che parlano italiano, che si connettono con la cultura, che vivono l'Italia dall'interno. Oggi impariamo le frasi italiane più utili per i viaggi, quelle pratiche, quelle vere, quelle che vi salveranno in ogni situazione. Ciao Ben, ciao a tutti! Sono Monica e questo argomento mi fa venire voglia di prendere immediatamente un aereo per Roma. Perché viaggiare in Italia è già bellissimo, ma viaggiare in Italia con l'italiano, anche solo un po', è tutta un'altra esperienza. La gente ti tratta diversamente, si apre di più, ti porta nei posti segreti che non trovi su nessuna guida turistica. Assolutamente vero. C'è questa cosa magica che succede quando parli italiano con gli italiani, anche con qualche errore, anche con accento straniero, che si chiama l'effetto italiano. Gli italiani apprezzano enormemente lo sforzo di parlare la loro lingua e in cambio ti danno fiducia, calore, consigli autentici. Monica, iniziamo dall'inizio del viaggio, l'arrivo in aeroporto. Perfetto. All'aeroporto le prime frasi che vi servono sono pratiche e dirette. Dov'è il ritiro bagagli? Where is the baggage claim? Ritiro vuol dire collection, retrieval. Dov'è l'uscita? Where is the exit? Dov'è il taxi? Where is the taxi? E fondamentale, c'è un autobus per il centro? Is there a bus to the city center? Queste 4 frasi vi portano dall'aereo alla città. Esatto, e in aeroporto, se avete bisogno di informazioni, si usa "scusi, mi può aiutare?" "Excuse me, can you help me?" con il lei formale. Scusi, da scusare, to excuse, è il modo formale di attirare l'attenzione di qualcuno, come l'inglese excuse me, ma più elegante. E se non capite la risposta, può ripetere più lentamente, per favore. Can you repeat more slowly, please? Usatela senza vergogna, è una frase nobilissima. Una frase nobilissima. Mi piace questo modo di vederla. Spesso gli studenti si vergognano a dire non ho capito, ripeta, ma è il contrario. Dimostra che stai cercando di capire in italiano, non che stai rinunciando. E aggiungo, parla inglese? Do you speak English? Per i momenti di emergenza assoluta, ma speriamo di non doverla usare. Speriamo. Passiamo all'hotel, perché l'hotel è il vostro quartier generale. Quartier generale vuol dire headquarters in Italia e sapere le frasi giuste vi fa risparmiare tempo e stress. Ho una prenotazione a nome I have a reservation under. A che ora è il check-in? What time is check-in? La camera è pronta? Is the room ready? E il classico, può portare i bagagli in camera? Can you bring the luggage to the room? E all'hotel è importante saper chiedere le cose che mancano. Mancano gli asciugamani. There are no towels. Asciugamani è asciugare, è to dry. Mani sono hands, letteralmente hand dryers, gli asciugamani. Non funziona l'aria condizionata. The air conditioning doesn't work. C'è il wifi? Is there wifi? Universale. E la password? Qual è la password del wifi? What is the wifi password? Fondamentale nel 2025. La password del Wi-Fi, la prima cosa che si chiede in qualsiasi posto al mondo. E se avete problemi, vorrei cambiare camera. I would like to change rooms. C'è troppo rumore. There is too much noise. La camera è troppo fredda o calda. The room is too cold or too hot. E sempre con il per favore alla fine, please, che in italiano è fondamentale per la cortesia. Il per favore italiano. Sì, questa piccola parola cambia completamente il tono di qualsiasi richiesta. E grazie mille, thank you very much, letteralmente a thousand thanks. Gli italiani amano le iperboli anche nella cortesia. Non solo grazie, grazie mille. E la risposta, prego, you're welcome, don't mention it. O figurati, nella versione informale. Passiamo a una delle situazioni più importanti del viaggio italiano, il ristorante, perché mangiare bene in Italia è quasi un dovere culturale e sapere le frasi giuste vi permette di vivere questa esperienza al massimo. Avete un tavolo per 2 persone? Do you have a table for 2? Vorrei riservare un tavolo per stasera. I would like to reserve a table for tonight. A che ora aprite? What time do you open? E una volta seduti, posso vedere il menù? Can I see the menu? E la frase che vi farà amare da tutti i camerieri italiani? Cosa ci consiglia?
What do you recommend? Quella frase è oro puro. Un cameriere italiano a cui chiedi cosa consiglia si illumina. Finalmente qualcuno che vuole il meglio, non solo il solito. Vi porteranno i piatti più freschi, quelli del giorno, quelli che non stanno nemmeno sul menù scritto. Cosa ci consiglia? Sì, questa è la frase che separa i turisti dai viaggiatori. E poi, è fatto in casa? Is it homemade? Homemade si dice fatto in casa, fatto nella casa, nella cucina del ristorante. Questa domanda dimostra che siete interessati alla qualità autentica. E qual è il piatto tipico di questa zona? What is the typical dish of this area? Ogni regione italiana ha i suoi piatti e chiedere questo è un segno di rispetto culturale. Adoro questa prospettiva. E durante il pasto è delizioso. It is delicious. Delizioso da delizia, delight. Oppure il più informale, buonissimo, absolutely delicious. Oppure fare il gesto del perfetto con le dita, anche senza parole, comunica tutto ai cuochi italiani. E alla fine il conto, per favore. The bill, please. Detto chiaramente con un sorriso dopo aver fatto i complimenti al cibo. Detto dopo aver fatto i complimenti, sì, questa è la sequenza corretta. E a proposito di conto, una cosa pratica. In Italia il servizio non è sempre incluso, quindi vale la pena chiedere il servizio è incluso. Is service included? E se volete lasciare la mancia vuol dire tip, potete dire tenga il resto. Keep the change, una frase elegantissima. Tenga il resto. Questa suona così sofisticata. Parliamo ora dei trasporti, perché in Italia ci si sposta tanto. Treni, autobus, metropolitana, taxi. Le frasi per i trasporti sono fondamentali. Un biglietto per Roma, per favore. A ticket to Rome, please. Andata e ritorno. Round trip. Solo andata. One way. A che ora parte il prossimo treno? What time does the next train leave? Da quale binario? From which platform? Binario, track, platform. Binario, parola essenziale nelle stazioni italiane. E in treno, è questo il treno per Firenze? Is this the train to Florence? Questo è importantissimo perché in Italia a volte i treni si dividono. Una parte va a una destinazione, l'altra a un'altra. Chiedere conferma vi salva da situazioni imbarazzanti. E questo posto è occupato? Is this seat taken? Se è libero risponderanno no, si accomodi. No, please, sit down. Si accomodi. Questa è una delle espressioni più gentili e italiane che esistano. Letteralmente, make yourself comfortable. Accomodarsi vuol dire to settle in, to make oneself at home. Lo dicono all'ingresso di una casa, in un negozio, su un treno. È un invito caloroso a stare bene dove sei. E per il taxi, mi porti a questo indirizzo. Take me to this address. Portare nel senso di accompagnare. E quanto costa fino a... How much does it cost to get to... E un consiglio pratico per i taxi in Italia: chiedere sempre il prezzo approssimativo prima di partire o verificare che il tassometro sia acceso. C'è il tassometro? Is the meter on? Specialmente nelle grandi città come Roma e Napoli, non per sfiducia ma per chiarezza, e i tassisti onesti apprezzeranno la vostra attenzione. Ottimo consiglio pratico. Ora parliamo di una delle attività più belle del viaggio in Italia, fare shopping. Che sia al mercato, in una boutique o in un negozio di prodotti tipici, il vocabolario giusto vi apre porte bellissime. Quanto costa questo? How much does this cost? Posso provarlo? Can I try it on? Ce l'avete in un'altra misura? Do you have it in another size? Misura, size, per gli abiti e le scarpe. E la frase che tutti aspettano. È possibile fare uno sconto? Is it possible to get a discount? Specialmente nei mercati e nelle botteghe artigianali. Bottega artigianale vuol dire artisan shop, un negozio dove fanno cose a mano. Un po' di trattativa è normale e apprezzata, non nei supermercati o nei negozi in franchising, naturalmente, ma nei mercati e dalle piccole botteghe è quasi un gioco culturale. Un gioco culturale. Sì, è il venditore che dice per lei faccio un prezzo speciale. For you I'll make a special price. Quella è l'esperienza italiana autentica. E per i prodotti tipici è fatto qui? Is it made here? È artigianale? Is it handmade, artisanal? Posso assaggiare? Can I taste it? Specialmente per formaggi, salumi, vini, chiedere di assaggiare è normalissimo e spesso porta a conversazioni meravigliose con i produttori.
Posso assaggiare, una delle frasi più felici della vita. Parliamo ora di come chiedere informazioni per orientarsi in una città italiana, perché le città italiane, specialmente i centri storici, possono essere labirinti meravigliosi ma confusi. Scusi, dov'è il Duomo? Excuse me, where is the cathedral? Come si arriva a Piazza Navona? How do I get to Piazza Navona? È lontano a piedi? Is it far on foot? A piedi, on foot, walking. E capire le risposte sulle direzioni è la vera sfida. Le indicazioni che vi daranno includono vada dritto, go straight, giri a destra, a sinistra, turn right, left, al semaforo, at the traffic light, dopo la piazza, after the square, circa 5 minuti a piedi, about 5 minutes on foot, circa, approximately, about. Se la risposta è troppo veloce o complessa, dite «Puoi indicarmi sulla mappa?» Can you point it out on the map? Puoi indicarmi sulla mappa? Geniale! Avere la mappa sul telefono e chiedere di indicare il punto elimina ogni problema linguistico. E se vi perdete, cosa che in Italia è quasi una certezza nei centri storici, mi sono perso o persa è una frase che gli italiani adorano sentire perché dà loro l'opportunità di aiutarvi. Gli italiani amano dare indicazioni, è quasi un orgoglio locale. Vero. Ho chiesto una volta indicazioni a un signore a Venezia e mi ha accompagnato personalmente per 10 minuti invece di spiegarmi la strada. Quella è l'ospitalità italiana. Ospitalità vuol dire hospitality, la qualità di chi accoglie bene gli ospiti. La parola viene da ospite, guest. Gli italiani trattano gli ospiti con cura genuina. Bellissima storia. E questo ci porta a qualcosa di importante, le frasi per creare connessioni umane durante il viaggio. Non solo frasi funzionali, ma frasi che aprono conversazioni. Da dove venite? Vi chiederanno spesso. La risposta: vengo dall'Inghilterra, dall'America, dall'Australia. I come from England, America, Australia. E per fare conversazione, sono la prima volta che vengo in Italia. Oppure, sono già stato qui, adoro questo posto. I've been here before. I love this place. E la frase magica che apre ogni cuore italiano. Sto imparando l'italiano. I am learning Italian. La reazione è sempre incredibilmente calda. Gli italiani sono così orgogliosi della loro lingua. Orgoglioso vuol dire proud, che sentire uno straniero che la sta imparando li rende genuinamente felici. Vi faranno i complimenti, vi aiuteranno, vi inviteranno a praticare con loro. Sì, e poi la vostra cucina è la migliore del mondo. Your cuisine is the best in the world. Questa frase è una chiave universale in Italia. Non è adulazione vuota, è semplicemente la verità, come sanno tutti. E potete aggiungere «Questa pizza è incredibile» o «Non avevo mai mangiato una carbonara così buona». Frasi specifiche che dimostrano che avete davvero assaggiato, davvero vissuto il cibo italiano. Parliamo anche di alcune frasi di emergenza. Speriamo di non usarle, ma è importante saperle. Ho bisogno di aiuto. I need help. Mi sento male. I feel unwell. Dov'è la farmacia più vicina? Where's the nearest pharmacy? Farmacia riconoscibile perché ha sempre il simbolo della Croce Verde fuori. Ho bisogno di un medico. I need a doctor. E il numero delle emergenze in Italia? 123. 112. Il numero unico europeo. Importantissimo. Il 112 funziona in tutta Europa. Ambulanza, polizia e pompieri. E aggiungo, ho perso il passaporto. I have lost my passport. Mi hanno rubato il portafoglio. My wallet was stolen. Devo andare all'ambasciata. I need to go to the embassy. Queste frasi sono pesanti da dover usare, ma sapendole almeno non si aggiunge il panico linguistico al panico della situazione. Esatto. La preparazione linguistica riduce lo stress in ogni situazione. E ora, prima di concludere, parliamo di alcune frasi belle, quelle per godersi il viaggio con gioia. Che vista meravigliosa! What a wonderful view! Questo posto è incredibile. This place is incredible. Non me lo aspettavo così bello. I didn't expect it to be this beautiful. Voglio tornare. I want to come back. Quest'ultima è il complimento più grande che si possa fare a un posto. Voglio tornare. Sì, detto con sincerità, questa frase fa brillare gli occhi di chi la sente. E aggiungo alcune frasi per il momento dei ricordi e delle foto. Può farci una foto? Can you take a photo of us? Qui, con questo sfondo, per favore. Here, with this background, please. E per immortalare il momento con qualcuno che avete appena incontrato,
Possiamo fare una foto insieme? Can we take a photo together? Le foto con gli sconosciuti simpatici. Questa è una delle cose più belle del viaggiare, quelle connessioni improvvise e genuine con persone che non rivedrete mai più, ma che vi resteranno nel cuore. E in italiano si dice fare un ricordo, letteralmente make a memory, non avere un ricordo, ma farlo, come se fosse qualcosa che si crea attivamente. Bellissima visione della vita. Fare un ricordo. Questa è una delle mie espressioni italiane preferite. Si fanno i ricordi, come si fa il pane, con cura, con ingredienti scelti, con amore. E con questo facciamo il recap delle frasi di oggi. All'aeroporto, dov'è il ritiro bagagli? L'uscita, il taxi, l'autobus per il centro. All'hotel, ho una prenotazione, mancano gli asciugamani, non funziona l'aria condizionata. Qual è la password del Wi-Fi? Al ristorante. Avete un tavolo? Cosa ci consiglia? È fatto in casa? Il conto, per favore. Tenga il resto. Ai trasporti? Un biglietto per? Andata e ritorno? Da quale binario? È questo il treno per? Questo posto è occupato. Allo shopping? Quanto costa? Posso provarlo? È possibile fare uno sconto? Posso assaggiare? E per orientarsi? Scusi, dov'è? Come si arriva? Mi sono persa o perso. Può indicarmi sulla mappa? Perfetto riassunto, Monica. E le frasi di connessione? Sto imparando l'italiano. La vostra cucina è la migliore del mondo. Voglio tornare. Più le emergenze. Ho bisogno di aiuto. Mi sento male. Dov'è la farmacia? Il numero 112. Con queste frasi siete pronti a vivere l'Italia in modo autentico, profondo, memorabile. Monica, grazie infinite per questo episodio ricchissimo. Grazie a te, Ben, e a tutti voi. L'Italia vi aspetta. Non aspettate di parlare perfettamente l'italiano per andare. Andate adesso, con quello che sapete, con queste frasi nel cuore e imparate il resto strada facendo, perché l'italiano migliore lo imparerete ordinando un caffè a Milano alle 7 di mattina o chiedendo indicazioni a una signora a Palermo o brindando con degli sconosciuti meravigliosi a Venezia. Che immagine bellissima con cui finire. Amici, nella descrizione trovate tutte le frasi di oggi organizzate per situazione. Scaricatele prima del vostro prossimo viaggio. E ricordate, ogni parola di italiano che usate in Italia è un piccolo ponte tra voi e questa cultura straordinaria. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao! Ciao a tutti e in bocca al lupo con i vostri viaggi italiani. Che siano avventure indimenticabili. A presto!